In questo video andremo a vedere ben 3 boschetti di querce che ho nella mia collezione, di cui 2 totalmente inediti. Quindi vi consiglio di continuare a vedere il video perché secondo me potrebbero darvi degli spunti molto interessanti. Buona visione! Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete siamo davanti a un qualcosa che voi non avete mai visto su questo canale. Questo è un boschetto di cherry che ho seminato io, infatti l'ho fatto con i cherry che avevo seminato l'anno scorso, esattamente 19. L'unico che sta un po' peggio tra virgolette è questo, gli altri sono ripartiti tutti quanti alla perfezione, poi piano piano col tempo li abbasserò, ma se vedete ho cercato di fare una struttura in modo tale che tutte le piante si vedessero e tutte quante avessero la loro indipendenza nella scena. Infatti se mi sposto anche lateralmente, se vedete qui in mezzo c'è un piccolo passaggio, vabbè, tutte cose molto interessanti che magari approfondiremo quando avrò studiato un po' meglio i boschetti. Però se vedete mi sembra che comunque come forma stiano molto bene. L'unica che non è partita ancora è questa qui, che così la vedete un po' meglio, e anche questa in realtà. Sono le uniche due che non sono partite, però questa qui ha le gemme gonfie e quest'altra anche sembra avere più o meno le gemme gonfie. Quest'altra per esempio è partita in punta, quindi poi magari, come dicevo prima, punto a farle abbassare e vediamo un attimino che cosa ne esce. Questa composizione l'ho fatta più o meno un paio di mesi fa all'incirca, quando ancora quasi tutte le piante non avevano le foglie. Anche questa mi sembra che non abbia ancora cacciato, però vediamo un attimino. Male che va, o ci ripianto una ghianda l'anno prossimo oppure lasciamo il buco, tanto comunque sono 19 piante. Però come risultato iniziale apparentemente sembra molto interessante. Che tecnica ho utilizzato per tenerle tutte dritte? Ho più o meno improvvisato un letto, io, se ho qualche foto ve la faccio vedere, diciamo un letto di canne di bambù da qui a qui, e poi utilizzando un po' di terra, utilizzando in alcuni punti un po' di filo, sono andato a fissarle tutte quante in modo tale che poi le radici aderissero ai pezzettini di canna di bambù e le tenessero dritte. Devo dire che per ora il risultato non è male, infatti comunque piano piano come attecchiranno tutte le piantine andranno a fare uno strato di radici che poi faranno marcire i pezzettini di canna di bambù e comunque dovrebbero rimanere in piedi alla grande, quindi non vedo l'ora di vederle crescere, tanto comunque ci vorranno un po' di anni prima di avere un risultato di un certo tipo. Poi passiamo a quest'altro boschetto, come vedete sta un po' peggio perché ha sofferto un pochettino la secca dopo il rinvaso, perché ci sono stati giorni con molto vento, però sembra che la situazione si sia ristabilita, tant'è che sta comunque ricacciando su, per esempio questa che ha sofferto sta ricacciando anche qui sotto. L'unica che forse ci abbandonerà è questa e basta. Poi anche qui c'è molto spazio qui in mezzo, però essendo questo un boschetto di roveri e farnie principalmente, ho già un paio di piantine che volendo potrei aggiungere eventualmente in futuro. Mi basterebbe spaccare tra virgolette qui in mezzo, dividendo proprio la terra e mettendola in mezzo. Qui per esempio non ho messo niente sotto, queste piante qua stavano tutte in un unico vaso, quindi le ho proprio tolte dal vaso e messe qui dentro, e poi ho aggiunto queste 3. Potrò aggiungerne tranquillamente poi altre o con ghianda o appunto come dicevo prima ce n'è un altro paio e le aggiungo così al prossimo rinvaso. Quindi anche qui siamo messi abbastanza bene, però effettivamente a livello di impostazione e posizionamento delle piantine
quest'altro sta avanti anni luce. Infatti ho fatto prima questo molto alla sbrigativa, tanto per farlo, e poi ho fatto questo qua dove mi sono concentrato veramente di più. E vi devo dire, è molto interessante come risultato, non vedo l'ora di vederlo poi in futuro e di capire anche un pochettino come gestirle, perché non ho mai gestito i boschetti. E poi ora vi faccio vedere un terzo boschetto che probabilmente è il più disastrato dei tre, ma che comunque in futuro mi potrebbe dare comunque delle soddisfazioni, e ve lo faccio vedere subito. Eccoci qua con l'ultimo boschetto, un boschetto di Lecci. Se ve lo ricordate, ho fatto un video che vi lascio qui in alto a destra su un boschetto di Lecci. Di quel boschetto l'unica pianta superstite è questa, che ovviamente era molto più alta di queste qui, cioè arrivava penso a st'altezza, forse anche di più. Sono andato a fare un taglio qui per abbassarla e per dargli magari possibilità di fare un nuovo ramoscello da usare per fare l'apice e arrivare più o meno all'altezza di questi, che ora sono 1, 2, 3, 4 e 5, perché comunque i boschetti dovrebbero essere sempre dispari. Non mi piace granché il fatto che siano così sparse, infatti probabilmente negli anni andrò ad aggiungere ghiande per far sì che si riempia molto questo boschetto, e devo un attimo andare a capire come potare tutto ciò per cercare di dargli una certa forma e appunto cominciare a farci un boschetto, perché comunque questa pianta sono già 2 anni o 3 anni che sta in questo vaso, e queste qui ce le ho messe l'anno dopo da ghianda, quindi sono nate proprio qui dentro. E questo è un po' più disastrato ovviamente come boschetto, ma secondo me ci può dare grandi soddisfazioni. Prima di lasciarci vi voglio dire che avrei in mente di fare un boschetto con le talee di acero tridente che ho fatto quest'anno, e sono abbastanza sicuro che ci riuscirò l'anno prossimo. Vorrei fare anche un boschetto di aceri diversi, di diversi proprio colori. Magari vi lascio qualche esempio in giro, che secondo me potrebbe essere un'idea molto interessante. Ma volendo, ho anche delle piantine di sughera che mi sono nate da seme, e anche lì secondo me sarebbe molto interessante farci un bel boschettino. Quindi voi fatemi sapere se vi andrebbe di vedere dei video l'anno prossimo con questi nuovi boschetti che voglio fare e questi boschetti che ho. E niente, secondo me potremo fare tanti boschetti diversi e divertirci, perché comunque è un bel tipo di bonsai anche il boschetto, ha tutta una sua storia dietro, dei suoi stili, sue regole a parte, molto interessante. Quindi non vedo l'ora di fare gli altri, se secondo voi sarà un'idea che vi può piacere ve li porto sul canale, altrimenti li faccio per me e li lascio offline, tra virgolette. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Era un video più o meno in cui vi andavo solamente a far vedere delle cose, ma che secondo me può dare qualche spunto interessante a qualcuno di voi per fare un boschetto in casa, o non lo so, vediamo, o comunque vedete voi. Io vi invito a commentare dicendomi se volete i nuovi boschetti l'anno prossimo, di tridenti, di aceri assortiti, diciamo, tutti diversi, e anche di sughero, perché no, così abbiamo cerri, lecci, sughero, querce assortite tra farni e rovere, e poi abbiamo anche i 2 di aceri. Secondo me è ottimo. Condividete questo video con i vostri amici appassionati di bonsai e di boschetti. Vi invito a lasciare un mi piace a questo video. Se volete iscrivetevi al canale Telegram delle offerte che vi lascio qui a video, se volete, anche senza iscrivervi, ma se volete acquistare qualcosa su Amazon supportandomi, potete cliccare sul link che vi lascio lì nel canale Telegram, acquistare qualcosa e Amazon darà una piccola parte di quello che spendete voi a me. Il ricavato io lo utilizzerò per comprare nuove piante, per comprare nuova attrezzatura come il telo nero e il microfono
da cui mi state sentendo. Vi ricordo anche di scrivermi in un commento se ci sono delle specie di piante, che ne so, tassi, ginepri, pini, cipressi che io adoro, oppure altre mediterranee, lenticchie. Se ci sono appunto altre specie che vorreste, che ne so, un Prunus maleb, vedere su questo canale. E io magari, se il commento riceve tanti like e vedo che il tipo di pianta è abbastanza richiesto, magari mi impegnerò a portarlo sul canale. Prima farò un po' di pulizia delle piante che ho, che magari non posso più tenere, e poi vediamo se posso prendere qualcosa di nuovo. Io vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!